Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi passa magari per la prima volta sotto questo contenuto. Calciomercato in casa Napoli e non solo, perché ci sono due piccole variazioni al regolamento della prossima Champions League, Europa League e Conference. E visto che siamo arrivati primi in classifica, scudettati, è una situazione che ci interessa molto, molto da vicino. Calciomercato, come dicevamo, seguiamo gli sviluppi della situazione Osimhen, novità per quanto riguarda Beo, ma ritiro o non ritiro con il Bologna e la data delle visite mediche per Noah Lang. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo però prima dalla situazione Champions e poi ci dedichiamo al calciomercato. Fino a quest'anno la posizione finale nella fase di campionato determinava gli accoppiamenti per gli ottavi, ma non influiva sull'alternanza casa-trasferta nei turni successivi, che era affidata al sorteggio. Dal 2025-2026 invece le migliori classificate otterranno vantaggi concreti anche nelle fasi successive. Le squadre piazzate dal primo al quarto posto giocheranno il ritorno dei quarti di finale in casa, mentre quelle classificate prima e seconda giocheranno anche nelle semifinali il ritorno in casa, quindi quarti e semifinali in casa. Una novità importante che impedirà casi come quello dell'Inter nella scorsa stagione che affrontò il ritorno della semifinale in casa nonostante si fosse classificata dietro al Barcellona nella prima fase. Un'ulteriore modifica riguarda l'eredità del seeding. Che cos'è questa eredità del seeding? Se una squadra testa di serie viene eliminata, chi la batte eredita la posizione nel tabellone. Esempio, se il Paris Saint-Germain eliminasse il Liverpool primo nella fase campionato agli ottavi, acquisirebbe il seed numero 1 per i turni successivi. Quindi, se il Paris Saint-Germain batte il Liverpool che è arrivato prima, ovviamente eredita quella condizione di giocare poi i quarti e le semifinali con il ritorno in casa. Questi sono i due cambiamenti o piccole variazioni al regolamento che a me fanno piacere perché vanno poi diciamo a legittimare la posizione in classifica, visto che voi avete fatto un campionato e non è più una situazione a gironi, chi passa, chi non passa, eccetera, eccetera, e allora non posso essere qualificato io che arrivo primo, secondo, come chi arriva, che ne so, quinto, sesto. Ho maggiori, ovviamente, privilegi e per me è giusto così, per quanto ovviamente mi riguarda, perché arrivare primo o arrivare quinto sono due cose completamente diverse. Bene così, forse avete messo un po' di sale in zucca, ogni tanto esce qualche notizia piacevole, qualche accorgimento in regolamenti che poi diciamo fanno piacere, al di là di situazioni che poi abbiamo visto mettere mano ai regolamenti e non cambia praticamente niente. Queste due variazioni mi piacciono e non poco. Detto questo, calcio mercato. C'è la data delle visite mediche per Noah Lang e a quanto ci fanno sapere dovrebbe essere il 15 di luglio, prima della partenza per Di Maro. Il Napoli farà le visite mediche, firmi il contratto e parti con la squadra direttamente per il primo giorno di ritiro. Dicevo, novità per Beukema del Bologna perché non partirà per il ritiro con la squadra. L'ultima offerta, 30 milioni più 2 milioni di bonus fatta dal Napoli, ovviamente, così come è stato per Noah Lang, accettata, sarà un calciatore del Napoli. Il Napoli appunto sta vedendo se si riesce a fare le visite mediche di Noah Lang e Beukema nello stesso giorno prima di partire poi per il ritiro, così da iniziare tutti quanti insieme in maniera molto molto armoniosa. Benvenuto Noah Lang, che ovviamente manca l'ufficialità ma arriverà poi con le visite mediche. Beukema sarà un calciatore del Napoli e mettetevi l'anima in pace. Ovviamente tifosi del Bologna che sono ancora abbastanza arrabbiati, ci sta pure perché perdi comunque un bel pezzo in difesa e loro l'hanno rimpiazzato, hanno preso Vitic a quanto abbiamo letto, però Vitic resta comunque di prospettiva e da vedere. Beo, ma ce l'avevi, è anche normale che ti senti un tantino adirato da tifoso, però alcuni calciatori
per caratteristiche tecniche, diciamo che arrivano a un punto che devono fare anche il salto di qualità per quanto riguarda la piazza. Con questo non sto declassando la piazza di Bologna, eccetera, eccetera, non, diciamo, non fraintendetemi, però il Napoli gioca comunque la Champions League, avrà una squadra molto ma molto competitiva anche per dire la propria in Europa, e con questo non sto dicendo andiamo a vincere la Champions League, mi conoscete, chi è iscritto al canale da un bel po' di tempo lo sa benissimo come la penso sulla Champions League, però diciamo che a mercato chiuso, con tutti i colpi che potrebbe fare il Napoli, ci divertiamo anche in Europa. Tant'è vero che per tutti i colpi che potrebbe fare il Napoli passano tutti quanti per la situazione Osimhen. Con la cessione ormai imminente di Victor Osimhen in Turchia, il Napoli è pronto a reinvestire sul mercato per individuare il nuovo numero 9. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Darwin Núñez. Considerato il rinforzo ideale per l'attacco di Antonio Conte, andiamo anche a fare una considerazione dal punto di vista tattico. Un attimo che ci arriviamo. Secondo quanto riportato dal Mattino, nelle ultime ore si sono riattivati i contatti tra il Napoli e il Liverpool. I Reds sono disposti ad aprire la cessione del centravanti uruguaiano, ma la richiesta resta elevata, tra i 60 e i 65 milioni di euro. Gli azzurri dal canto loro non intendono spingersi oltre i 50 milioni complessivi e compresi di eventuali bonus. La volontà è di sedersi al tavolo. Ci sta da entrambe le parti, anche alla luce del fatto che la clausola di Osimhen è ormai vicina all'incasso. La clausola di Osimhen è vicina all'incasso, sì, ma il Galatasaray ha chiesto addirittura 5 rate, 4-5 rate. Siamo arrivati, diciamo, alla fine di questa situazione che ha fatto penare noi tifosi, ha fatto penare la società, ha fatto penare chiunque. Quindi 4 rate, 5 rate, a malincuore, perché ovviamente quando uno vende un calciatore del genere con una clausola così alta e deve incassare poi, diciamo, un bel po' di soldi, vorrebbe che chi viene a comprare se passasse la mano per la coscienza, no? Come si dice a Napoli, e dice ok, 2 rate te lo pago, 3 al massimo, 4 o 5 termini di pagamento, a quanto leggiamo, stando alle ultime, con rate da 15 milioni per arrivare poi ai 75 milioni della clausola. A Osimhen è stato offerto un contratto di 16 milioni più bonus, a quanto ci hanno fatto sapere alla sponda turca. L'accordo col calciatore è totale, anche con il Napoli per quanto riguarda il pagamento della clausola che si vuole pagare, e quindi siamo d'accordo, ma dobbiamo vedere però se collimano i termini di pagamento e la situazione in 5 rate. Siete venuti come i pezzenti a comprarvi il calciatore e ovviamente avete solo badato ad offrire un contratto faraonico ad Osimhen, però poi quando si tratta di contrattare con la società mettete tutti quanti le mani avanti, no? Sto senza sorda, attenzione qua e là. Se offrite un contratto da 16 milioni ad un calciatore, diciamo che non potete presentarvi ti paghiamo i 75 milioni in 5 rate, però noi, per eliminare totalmente il problema e toglierci questa situazione che viviamo da un bel po' di tempo, perché non è da ieri che viviamo questa condizione, ben vengano anche 4 o 5 termini di pagamento, così come è stato con la clausola di Quara, perché il Napoli non è che ha incassato tutti i soldi di Quara, nel caso qualcuno non l'avesse saputo, ma è dilazionato il pagamento della clausola di Kvaratskhelia anche da parte del Paris Saint-Germain, quindi non è una situazione nuova, in fase di mercato, e noi attendiamo con ansia l'ufficialità. Questo è l'Here we go che vorrei sentire oggi. A quanto leggiamo ci stanno dando pure il minuto per minuto, quindi Niccolò Schira sul suo canale YouTube ha detto al 99% è fatta e non ci sarà nessun passo indietro, però conoscendo i personaggi, ecco, che sono ovviamente compresi in tutta questa situazione, può sempre arrivare da un momento all'altro qualcosina che va storto, qualcosina che no, là non sono d'accordo, no, ma vorrei al limite i sediolini rossi nel volo che mi porta a Istanbul, oppure il caffè di un paio di gradi
diciamo meno caldo perché lo preferisco a una determinata temperatura, cose del genere, perché avendo a che fare con teste di marmo, per non dire altro, si incorre ovviamente in determinate situazioni. Detto questo, a me la cosa che diciamo faceva piacere portare oggi sul canale e condividere con voi era appunto questa situazione della Champions League e questo regolamento un tantino rivisto che a me fa piacere. Poi ci siamo trovati ovviamente a parlare di calciomercato, sono uscite quel paio di novità anche per Beckham e Noah Lang, le ho condivise con molto piacere. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ovviamente campanellina attivata, iscrizione se non l'avete fatto. Ciao!